Travis Scott, cantante di colore americano, chiamalo. La cosa particolare è che chiamando lui mi arriva questo finto cantante che ha fatto di recente un concerto a cui hanno partecipato tantissimi giovani, è un concerto di intelligenza artificiale. E praticamente questo qua è Il robot. un robot, esatto, nero, completamente nero, però con sotto i pantaloni bianchi, no? Quindi subito questo contrasto bianco e nero, con questo evidente richiamo massonico. E, e così mi dà come se effettivamente lui, questo Travis Scott, fosse portatore e sostenitore della parte tecnologica, e anche nei suoi concerti viene utilizzato, chiamiamole delle sorta di armi psicotroniche. Ok, viene utilizzata la tecnologia anche per creare dei malori e trasmettere in maniera più incisiva dei messaggi, dei condizionamenti al pubblico. In che modo? È proprio, adesso io non lo so, però tecnologicamente. Allora, la nostra amica ha un figlio maggiorenne che andrà a breve a vedere un concerto di questo qua a Milano. E quindi ci troviamo, io non sapevo chi fosse, tu nemmeno, abbiamo visto la faccia, a me non dice assolutamente nulla. Potrebbe essere quello che 1 anno, 2 anni fa ha partecipato a Coachella, può essere? Quel concerto nel deserto, ma forse non era Coachella, ma vabbè, comunque ho un po' di confusione in testa. E in ogni caso girava questo video di una sorta di onda nera che ha fatto cadere per terra una parte degli astanti. Esatto, un'onda, vedi, il gioco è proprio quello, l'utilizzo dei campi elettromagnetici ad una certa frequenza per produrre proprio degli effetti psicofisici nel pubblico. Ok. Samantha, da brava mamma, non può impedirglielo, e in più lui è maggiorenne. Chiediamo a lui, come anima, perché vuole fare questa esperienza e come pensa di gestire questo stato delle cose. Allora, non lo so perché mi ha portato in un posto un po' sotto, forse sta solo a indicare sotto sotto, in profondità, che cosa significa, e lì c'è il padre è seduto ad una scrivania. E credo che, insomma, lui abbia queste esigenze, anche molto diffuse ovviamente tra i giovani, di fare delle esperienze comunemente diffuse, ok? Pur sapendo che la madre lo mette in allerta, insomma, parla molto chiaramente Samantha, no? Coi figli. Però è proprio come se c'è questa, non so come spiegarti, questo anche somiglianza, questo ricalcare in un certo senso le orme del padre, no? Nel dover fare delle esperienze per certi aspetti anche un po' basiche, un po' eh, popolari. Mhm. Mm. E questo è quanto. L'unica cosa che vedo che può fare è che va al concerto con in tasca tipo una piccola tormalina nera. Mm. Lui la vuole mettere in tasca, questa tormelina Sì, nera? sì, per quello sì. Ok, come uscirà da questo concerto? Un po' valvolato, sì. Eh, Però tutto sommato io dico indenne. Morirà qualcuno a questo concerto? Sembra che ai concerti di Travis Scott muoia sempre qualcuno. Allora, quando tu mi hai detto questo mi viene il numero 3, però io non so dire adesso se muoiono 3 persone, se sono 3 malesseri, tipo sai che deve intervenire l'ambulanza da ricovero, così, no?
E qua adesso tutti quelli che vedranno questa mini indagine diranno: ma no, metti i tuoi ad eternum, non deve succedere. La realtà non è che non deve succedere, la realtà è un'esperienza. Sì, Quindi esatto. questa cosa esiste come riflesso di noi perché vogliamo ancora capire che cos'è l'esperienza di andare a un concerto a vedere un robot che canta. Bah, io vedo miliardi di modi di impiegare il mio tempo piuttosto che una cosa del genere, o di vedere uno che è pieno di soldi, che non sa neanche cantare e tutti che si buttano delle balaustre. Sono scelte. Se questi lo vogliono fare, che lo facciano, come si sono cinivaccati probabilmente, come hanno fatto altre scelte che magari noi non condividiamo. Messaggio di Travis Scott: Anima. Travis Scott si è consegnato anima e corpo a Satana. Andiamo col momento. Siamo dei curiosoni. Andiamo come 7-Eleven, volando, antichi droni pettegoloni. Tu sei 7 o sei 11? Non lo so, Seven, direi. 7, io sono 11. Sì. Andiamo a vedere quando lui ha consegnato le chiavi della sua anima e del suo corpo, anche del suo corpo. Quindi ha ricevuto nel suo corpo fluidi, membri. Per forza, sì, necessariamente. Allora, mi dice che il processo è iniziato a 17 anni. E mi fa vedere lui che ha proprio tipo la bava alla bocca, che sbava per avere a tutti i costi le 3S, sesso, soldi e successo, ed è veramente pronta a qualunque cosa. E che anche in queste, chiamiamole feste orgiastiche così, cioè lui tiene i denti stretti, ecco. Devo resistere. Sempre, sì, esatto, con il pensiero fisso di queste 3S. Che quindi Sesso, tutto soldi, questo, successo. sì, questo dolore e anche comunque mortificazione vale la pena per le 3S. Peggiore esperienza fisica nella fase di consegna a Satana, hai detto? Sì, sì. Dunque, oddio, non so se questa roba è metaforica, perché praticamente mi dà uno scalpello e un martello Mm. dietro. Dietro? Ah, ma può essere. Con lo scalpello dentro? Eh, Mm, può essere, sì. mi sembra un po'. Comunque, sarà stato giù di lì. Comunque, E probabilmente molto doloroso. Ecco. la consegna dell'anima? È una cerimonia, mi fa vedere come una cerimonia, però è una cerimonia contrattuale quasi, mi dice, dove effettivamente c'è una fase in cui c'è proprio netto e chiaro il contratto. C'è del sangue in mezzo? Di mezzo? C'è del sangue e poi c'è anche tipo, boh, mi fa vedere dei mantelli neri che vengono aperti simulando delle ali e Mm. c'è proprio una specie di coppa dentro cui bere il sangue per suggellare questo contratto. Le persone presenti sono bianche, di colore un po' un po'. In questo momento mi sembra che di colore ci sia solo lui. Io ho una sensazione che, siccome la massoneria lavora di tradizioni, le tradizioni sono le più trivie, si può dire, donne no, quindi uomini, persone di colore sono sotto. Mm. Quando un cantante di colore o anche un mulatto come la cara Beyoncé che tutti amano entra in questo sistema, subisce un processo differente, poiché, tra virgolette, per i massoni inferiore. È venuta anche Rihanna.
e dice che nel loro caso il controllo mentale è totale. Cioè non c'è nessuna porzione, neanche in piccola percentuale, che possa rimanere libera. È un controllo mentale, un parassitaggio totale. Vabbè, abbiamo fatto vedere queste cose al figlio di Samantha. Travis Scott godrà di lunga vita? Non saprei, non so, non riesco ad avere una risposta su questo. Ha le 3 S? Sesso. Certo, Soldi? sì, Successo. sì. Io non lo conosco. Il mio successo non ce l'ha, i miei soldi non ce l'ha, il mio sesso nemmeno. Quindi in qualche modo io non lo appoggio. Io non appoggio le 3 S di Travis Scott. Fate così anche voi. E Travis Scott farà i concerti per sua mamma, sua nonna e sua zia.